Abbiamo appunto sul palco Giuliano Gaia, che è cofondatore di Invisible Studio e docente IULM, quindi come dire, gioca un po' in casa per certi aspetti. Giuliano ci racconta di nuovo musei, AI, lo stato dell'arte, e quindi ti lascio a te il palcoscenico e ti ringrazio per essere qua. Perfetto, grazie mille. Fra l'altro posso confermare, da figlio di ingegnere ho studiato filosofia e grazie a filosofia lavoro appunto nel mondo di internet e dei musei da molti anni, quindi insomma non posso che confermare. Ho una figlia che ha fatto ingegneria, la seconda filosofia, devo dire, ci ho pensato un po', vabbè, vai. Perfetto, ottimo. Allora, sì, come dicevo, per me è veramente un piacere essere qui. Sono in casa, anzi oserei dire siamo in casa, perché Invisible Studio è uno studio che ha sede a Milano e Londra, e nato appunto dall'esperienza museale mia e di Stefania Boiano, e anche lei tra l'altro insegna proprio materie legate alla comunicazione digitale dell'arte qui in IULM. Quindi insomma ci sentiamo proprio a casa qui. Allora, la caratteristica interessante secondo me di Invisible Studio è che noi lavoriamo dagli anni 90 proprio sul rapporto tra internet e musei. Siamo arrivati prestissimo e il risultato è che abbiamo visto veramente tanto a livello di tecnologie. Abbiamo capito alcune cose, ecco, adesso provo a trasmettervele. Ad esempio, quando abbiamo cominciato, si è parlato di metaverso, di mondi 3D, noi ci abbiamo lavorato già tra il 99 e il 2000 inizialmente con il Museo della Scienza, ad esempio, andando a costruire, qui vedete una ricostruzione della città ideale di Leonardo, e all'interno di questo mondo esistevano dei personaggi automatici che mostravano, non vorrei dire degli elementi di intelligenza artificiale, però già come degli avatar automatici che mostravano agli avatar umani che cosa fare, perché uno dei problemi era proprio che le persone arrivavano in questo mondo e poi non sapevano che cosa fare. Per cui questa già è stata un'applicazione interessante. Dopodiché abbiamo sviluppato il primo chatbot museale nel 2002, quindi stiamo parlando di più di 20 anni fa, e la nostra idea qual era? Quella di sfruttare un chatbot che esisteva sviluppato da un'azienda italiana che si chiamava Jargon per i call center, e di realizzare un Leonardo che fosse in grado di parlare con il pubblico, di chattare con il pubblico sul sito. È stato molto utile perché è stato un fallimento totale, miserabile, cioè proprio una schifezza. Questa persona persona virtuale non era assolutamente in grado di imitare uno dei più grandi geni della storia. In verità, poi abbiamo proseguito a lavorare sul campo, abbiamo continuato a osservare l'evoluzione e abbiamo visto che tanti altri dopo di noi ci hanno provato a costruire dei personaggi virtuali. Questo è uno dei primi esempi che, parlando di intelligenza artificiale nei musei, viene in mente. Bene, costruiamo una guida virtuale. Addirittura questa meravigliosa specie di bombola di gas semovente era una guida robot sperimentata al Deutsches Museum nel 1994. Da allora ci sono stati tanti altri tentativi. Il robot Pepper, che abbiamo visto anche prima in altre presentazioni, è stato utilizzato in diversi musei della scienza. Ebbene, quello che possiamo dirvi è che ad oggi per la conversazione culturale l'AI non è ancora pronta. Nel senso, passato il momento iniziale del piacere dello scambio, e così l'effetto wow, svanisce l'effetto wow, e in verità per le sottigliezze dell'evoluzione culturale, di una discussione culturale, l'AI non è ancora in grado. Questo lo possiamo dire. Però, io vorrei dare un taglio positivo a questa esposizione per quanto realistica. La verità è che è molto interessante usare l'AI per compiti specifici che vadano al di là anche nel campo conversazionale. Ad esempio, questo l'abbiamo sperimentato con un chatbot game in cui l'AI chiacchierava con le persone ma cercando di aiutarle a svolgere dei compiti all'interno del museo, in questo caso è una caccia al tesoro. Quindi voi vedete in questa foto che le persone in verità sono concentrate sui quadri e non sono concentrate sulle debolezze conversazionali dell'AI. Ad esempio, devo dire, e vedete l'importanza dei convegni, l'intervento prima dell'Università di Palermo, molto molto interessante, quest'idea del robot che espone i suoi pensieri. Allora, ad esempio, anche avere un robot che pone delle domande di fronte al quadro, che si pone delle domande di fronte al quadro, queste sono tutte direzioni molto più interessanti, secondo me, rispetto al tentare di costruire una guida virtuale tout court che prova a imitare l'essere umano. Ma
proviamo ad allargare un po' il campo e vengo alla domanda un po' di oggi. Ma i musei usano l'intelligenza artificiale? Come usano l'intelligenza artificiale? Ma soprattutto, appunto, la usano? No. Cioè, ad oggi, ovviamente, qualche museo fa qualcosa, ma se noi guardiamo il settore, i musei oggi non utilizzano l'intelligenza artificiale, non ci investono e non la usano. Però, ripeto, il finale sarà più positivo di così. Innanzitutto cerchiamo di capire perché non la usano. Non la usano da un lato perché hanno certa difficoltà ad avere dei dati organizzati, delle basi di dati che sappiamo che è la base per un buon lavoro sull'intelligenza artificiale, a parte le collezioni, e poi ne parleremo. In secondo luogo hanno una situazione di mancanza di risorse, e attenzione, non solo risorse economiche. Ho fatto vedere un portafoglio, ma forse la crisi principale che noi abbiamo quando andiamo a proporre qualcosa di innovativo ai musei è il tempo. I musei sono sottostaffati, sempre. In Italia, ad esempio, se prendiamo, il caso italiano è proprio il massimo, abbiamo su 5.000 musei, in verità pochissimi hanno più di 20 o 30 persone di organico. Okay? A questo punto andare a proporre qualcosa che costa tempo e risorse è quasi sempre un no-go. E infine dobbiamo anche valutare una certa mancanza di interesse. Nel senso che in una situazione come questa, in cui tra l'altro le persone devono mettere i soldi per mantenere l'edificio storico e così via, l'intelligenza artificiale appare qualcosa di un po' lontano, anche perché, ad esempio, quando vengono proposte, spesso l'intelligenza artificiale viene proposta nei musei come un modo per ottenere nuovi dati sul pubblico, quindi molto interessanti. Bene, abbiamo fatto una ricerca un mese fa, abbiamo intervistato 60 musei e gli abbiamo chiesto, italiani, di tutte le regioni, tutte le dimensioni, e gli abbiamo chiesto: ma voi che dati raccogliete sul vostro pubblico? Perché come sapete, oggi la base di qualunque lavoro di marketing è raccogliere i dati sul proprio pubblico, oggi è stato detto tantissime volte. Ebbene, come vedete, in alto sono i dati che vengono raccolti. Allora, quasi tutti, ed è interessante il quasi tutti, raccolgono almeno il numero dei visitatori che entrano. E poi e poi a scendere. Nell'insieme forse la situazione non è disperata, trovandoci in Italia. Raccolgono abbastanza tanti dati. Ma l'asino casca nel secondo grafico, quando gli abbiamo chiesto: ok, ma quanti di questi dati poi utilizzate effettivamente per la gestione strategica del museo? E vedete che di fatto utilizzano quasi solo il dato dei visitatori reali del museo. Cioè, pur avendo a disposizione i dati, non li usano. Ci sono molte motivazioni per questo. Sicuramente ci sono anche moltissime hanno delle problematiche di staff, a volte hanno le problematiche di mentalità del direttore, a volte sono legate al fatto che in verità dipendono ancora da un modello di business legato a dei finanziamenti statali, più che non in qualche modo alla sopravvivenza. Però questo è il dato di fatto con cui ci dobbiamo confrontare. Eppure, e qui cominciamo un po' di eppure la usano tutti i giorni come noi, perché i museali sono su internet tutti i giorni, quindi usano l'intelligenza artificiale di Amazon, dell'e-commerce, anche nel loro lavoro. Quindi non è che l'intelligenza artificiale non possa entrare nei musei. La domanda è: come farla entrare? Benissimo. Allora, ci sono dei modi. Un primo modo, e quello vorrei darlo come consiglio a qualunque azienda o anche studente, quindi avevo diversi, che volessero lavorare con l'intelligenza artificiale nei musei, secondo me non è tanto lavorando per i musei, cioè sperare che il museo investa personalmente nei musei, ma lavorando con i musei. Andiamo a vedere qualche dato e qualche esempio interessante. Ricordatevi, vi ho detto prima, le collezioni sono un punto di partenza importante per i dati. Non a caso qui ho messo delle collezioni di museo naturalistico, perché in questo caso hanno ad esempio milioni di esemplari, i più grandi, per cui diciamo stiamo parlando di collezioni molto ampie e normalmente con delle problematiche e però anche con delle necessità di catalogazione importanti. Un esempio interessante è il Metropolitan Museum con l'MIT. Metropolitan Museum con l'MIT, il Metropolitan ha messo a disposizione dell'MIT in modalità open access le proprie opere, uno sterminato catalogo di opere come potete immaginare, e ne sono nati delle operazioni interessanti, come ad esempio il collegamento fatto dall'intelligenza artificiale fra un giorno e un'opera del museo, quindi ogni giorno viene associata un'opera, oppure tra delle foto di Instagram e delle opere presenti all'interno del museo.
Altro esempio interessante, il Museum of Modern Art di New York con Google Arts and Culture. Il Museum of Modern Art ha messo online numerosissime fotografie del suo database di mostre passate e l'intelligenza artificiale ha riconosciuto le opere all'interno di queste mostre, quindi molto utili a livello anche di ricerca. Ma a questo punto la domanda diventa, ok, però come sempre nelle conferenze vengono presentati i casi dei grandi musei. Ma abbiamo detto che i musei sono molti di più. E allora la domanda appunto potrebbe essere, ma quindi per gli altri musei non c'è speranza? Qual è il modo in cui si può cercare di collaborare con i musei? Con i musei che non siano i grandi musei, quindi in grado di attrarre automaticamente grandi partner. Perché grande museo uguale grande partner. E per i medio-piccoli musei? Allora, ci sono delle possibilità. Ci sono delle possibilità perché ci sono dei momenti nei quali i musei sono più ricettivi in qualche modo. Però possono essere ricettivi nel momento in cui gli andate a offrire degli strumenti che siano evidentemente e immediatamente utili. Ok? Allo stesso modo con cui i museali utilizzano Google e il commercio elettronico, eccetera, l'intelligenza artificiale di quei sistemi perché gli sono utili. Allora, un primo caso in cui il museale percepisce potenzialmente l'intelligenza artificiale come molto utile è proprio nella interrogazione e descrizione delle collezioni. Allora, interessante il caso che vi è stato presentato prima, ad esempio, di questo software integrato. Questo è, diciamo, uno dei pochi casi in cui i musei si sono effettivamente digitalizzati, in cui il digitale è penetrato nei musei. I software di gestione delle collezioni. Allora, un modo per cominciare a parlare con i musei di intelligenza artificiale è effettivamente passando attraverso il software di gestione delle collezioni. Anche perché vi troverete di fronte a dei curatori, che a volte sono i direttori, e che sanno bene quali sono le problematiche di gestione di un dato. E quindi se voi gli andate a offrire uno strumento utile, quello è un buon momento. Un secondo ambito in cui i musei sono ricettivi sono i momenti in cui i musei possono avere esposizione mediatica. Perché, diciamocelo realisticamente, l'esposizione mediatica è molto importante per i musei. Allora, l'intelligenza artificiale è una di quelle keyword che adesso vanno e quindi il momento in cui proporre qualcosa ad un museo è anche normalmente l'unico momento in cui entra un po' in un'ottica di investimento, che può essere quella della preparazione di mostre temporanee. Allora, quello è il momento in cui voi potete andare lì e proporgli qualcosa di intelligenza artificiale e potrebbe essere il momento in cui il museo vi ascolta effettivamente, quindi è il momento in cui andare a fare delle sperimentazioni. Un terzo elemento, se vogliamo, con un po' più di respiro, molto interessante, è il momento in cui il museo deve fare delle applicazioni per i bandi. Ecco, in questo momento è molto interessante ovviamente l'intelligenza artificiale per il museo, perché è il momento nel quale il museo, come dire, può sfruttare l'intelligenza artificiale per fare delle richieste interessanti. Ci sono stati degli sviluppi, dei progetti anche in Italia, ad esempio l'Archivio del Novecento di Torino ha fatto un buon lavoro sull'intelligenza artificiale all'interno di un bando. Ecco, tenete presente che ad esempio un aspetto che noi vediamo come molto molto interessante per quanto riguarda i bandi è quello dell'accessibilità. Allora, l'accessibilità per i disabili all'interno dei musei è un tema importante. I musei ci tengono. I musei ci tengono per tutta una serie di ragioni ed è bello dire anche per tutta una serie di ragioni etiche. Il museo è molto molto attento all'apertura dell'inclusione delle visite. Allora, l'intelligenza artificiale può aiutare moltissimo da questo punto di vista. Personalmente una delle applicazioni che ho trovato più proprio entusiasmanti nel campo dell'intelligenza artificiale è l'applicazione Sing AI di Microsoft, che veramente è come se desse la vista ai ciechi, cioè è pazzesco quello che fa. Per chi di voi non l'ha provata vi raccomando di scaricarla, provarla e probabilmente cambierà la vostra visione del mondo, letteralmente. Allora, l'intelligenza artificiale per l'accessibilità è proprio qualcosa di significativo.
E questo può essere la tipica cosa che può essere chiesta nei bandi. Anzi, vi dirò di più. Approfitto del palco per dirvi che, insieme ad alcuni musei con cui sono in contatto, noi saremo molto interessati a sviluppare in questo senso. Per cui se all'interno sia a livello dei ricercatori, sia a livello di Yulm iLab, se siete naturalmente interessati nel campo, ad esempio, del riconoscimento immagini e nel campo del popolamento automatico di campi, ad esempio per la descrizione di opere d'arte sul web, questo sarebbe estremamente interessante per noi, ma interessantissimo anche proprio dal punto di vista delle applicazioni dei bandi. E questo per darvi un'idea che, insomma, per concludere, speranze ci sono. Ripeto, bisogna avere una visione realistica del mondo della cultura, ma questo mondo della cultura si sta lentamente digitalizzando. Qui vi lascio i miei contatti. E l'ultima cosa che vorrei dire, e poi chiudo, è proprio questa. Si è tanto parlato di digitalizzazione dei musei, ma dal nostro punto di vista è un approccio un po' sbagliato. La verità è che quello che si sta digitalizzando è il pubblico. Nei musei entra un pubblico che è sempre più digitale, perché entra un pubblico che ha lo smartphone, entra un pubblico che fotografa, entra un pubblico che interagisce digitalmente. Allora, una volta che voi approfittate, tra virgolette, di questo pubblico già digitalizzato, potete fare delle ottime cose. Perfetto, grazie. Grazie mille.